amici e amiche mie, buona giornata a tutti, benvenuti alle ricette di Zia Franca. Oggi voglio proporvi una ricetta antichissima della Napoli povera, l'ova imbriatoria. Le uova imbriatorie sarebbero in italiano le uova in purgatorio. Queste uova vengono cotte, come si suol dire, affogate nel sugo e nella salsa di pomodoro. Perché si chiamano in questo modo? Come dice la leggenda, praticamente il bianco dell'uovo richiamerebbe il mantello delle anime del purgatorio e il sugo che avvolge questo bianco sarebbe poi il fuoco che avvolge le anime del purgatorio. Ecco perché vengono chiamate in dialetto napoletano uova imbriatorie. È una ricetta facilissima, molto semplice da realizzare, andiamo subito a prepararla. E vi ricordo sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per avere tutte le notifiche. E prepariamo insieme, cominciando dagli ingredienti. Per questa ricetta occorrono naturalmente delle uova, dell'olio extravergine di oliva, della passata rustica di pomodoro, del parmigiano, del buon fresco basilico, uno spicchio d'aglio, del sale e del pepe. Iniziamo la preparazione partendo dalla cottura del pomodoro. Io, come avete visto, metto uno spicchio d'aglio, ma se voi fa piacere oppure volete sostituire con la cipolla, potete farlo tranquillamente. Questa è la ricetta che faceva mia nonna e metteva l'aglio. Ed ora iniziamo mettendo sul fuoco una padella, metto un filo d'olio, un giro d'olio, poi questo dipende sempre dalla quantità del pomodoro, lo spicchietto d'aglio, faccio imbiondire e verso il sugo. L'aglio comincia a imbiondire, a profumare l'olio e adesso unisco la salsa di pomodoro. L'aglio lo toglierò più tardi. Passo leggermente la fiamma e verso il pomodoro. Anche la quantità di sugo naturalmente è in base alla quantità di uova che insomma bisogna cuocere. Aggiusto di sale la salsa. Aggiungo un poco d'acqua e lascio cuocere il tempo necessario. Copro con un coperchio, abbasso un po' la fiamma e cuoce. Per quanto riguarda le dosi, come avete visto, non ho dato dosi precise perché non ce n'è bisogno, però più o meno vi darò delle indicazioni. Ad esempio io sto utilizzando 6 uova e 2 a testa per 3 persone e ho utilizzato 500 grammi di pomodoro. Poi se a voi piace un po' di pomodoro in più ne mettete un po' di più, se piace un po' di meno fate come più vi piace. Anche per quanto riguarda il pepe la stessa cosa, se vi piace mettete un po' di pepe, se non vi piace non lo mettete, come dice Zia Franca. E adesso lasciamo cuocere per il tempo necessario, quindi sui 15-20 minuti il sugo e dopo andiamo a dare un'occhiata. Mi raccomando, assaggiate se è buono di sale, altrimenti mettetene un altro po'. A dopo. Attenzione alla fiamma, tenete bassa la fiamma e se necessario necessita aggiungete un altro po' di acqua.
ecco qui, dopo 20 minuti il sugo si è addensato, come vedete, è diventato corposo. Io a questo punto aggiungo un altro pochino d'acqua per diluire un po' il sugo. Perché? Perché una volta inserite le uova abbiamo bisogno di farle cuocere e quindi non possiamo rischiare di avere un sugo molto ristretto. Allora, elimino l'aglio, come ho detto prima. E adesso andiamo a rompere direttamente le uova nella salsa, nel sugo che abbiamo preparato e che sta ancora cuocendo. E allora andiamo a fare così. Spacco l'uovo, il guscio e verso e lo sistemo qui all'interno del sugo. Sistemate le uova, copro con il coperchio, abbasso la fiamma e lascio cuocere. Per quanto riguarda la cottura delle uova, questo poi è a vostra discrezione. Magari chi piace l'uovo un po' più cotto lo fa cuocere qualche minuto in più, chi lo vuole preferisce meno cotto, insomma ci si regola di conseguenza, come dico io. Intanto che le uova cuociono, io ho comprato un bel pezzo di pane cafone, come si dice dalle nostre parti, quindi pane cotto a legna, è croccante, buonissimo. Sì, perché? Perché questo piatto esige di essere consumato con un bel pezzo di pane fresco. Perché? Perché quella bellissimo sugo che abbiamo intorno a quelle uova lo dobbiamo consumare, e come? Facendo una bella scarpetta. E allora io vado a tranciare delle bellissime fette di pane che poi consumeremo vicino a questo magnifico piatto. Questo è di mio figlio. Ed ecco qui le nostre uova, per me vanno benissimo. Aggiungo per terminare qualche fogliolina di basilico fresco, una manciatina di parmigiano, spengo la fiamma e aggiungo anche un pizzico di pepe, questo è facoltativo. Amici carissimi, le nostre uova briatorie sono pronte per essere gustate. Noi le gusteremo così, porterò in tavola la padella con le uova come si faceva una volta, con questo bellissimo pane fresco cafone e poi anche per concludere un buonissimo bicchiere di vino rosso della zona casertana, e quindi un buon pallagrello ci sta proprio a pennello. E detto questo, anche in rima, vi aspetto alla prossima ricetta. Un like al video, iscrivetevi al canale se vi piace, commentate e mi raccomando attivate la campanella per avere tutte le notifiche. E come dico sempre, vi do un arrivederci, un grazie e un abbraccio a tutti da Zia Franca.